Anna Marras, buongiorno. Buongiorno Massimo. Anna, noi ci conosciamo dai tempi dell'IPO di novembre 2018, sono passati tanti anni. Sì, Comincio con leggere quello che scrissi nella lettera trimestrale del primo trimestre 2019, per qualche motivo non riuscii a scrivere nella lettera precedente del quarto trimestre 2018, che è il trimestre in cui vi siete quotati, per descrivere l'investimento agli investitori del Made in Italy Fund. Ci piace evidenziare uno dei nostri acquisti IPO più recenti, Edilizia Acrobatica, che è salita del 48% nel trimestre, da 3,3 euro a fine anno, vicino al prezzo di IPO di novembre, a 4,9 euro a fine trimestre. Abbiamo incrementato la nostra posizione a marzo intorno a 4,5 euro. La società, fondata e guidata dall'amministratore delegato Riccardo Iovino, fornisce lavori edilizi esterni, pulizia e tinteggiatura di facciate e pareti, riparazione di balconi, lavori di ristrutturazione del tetto, utilizzando una tecnica di accesso con doppia fune di sicurezza, evitando così l'uso di impalcature. Ha realizzato un fatturato di 26 milioni di euro nel 2018, in crescita del 51% rispetto all'anno precedente, è previsto di raddoppiare a circa 50 milioni nel prossimi paio di anni, man mano che la società cresce in Italia e all'estero. Ha appena comprato un concorrente nel sud della Francia e continua ad espandere il suo modello di business altamente scalabile. L'EBIT, cioè gli utili prima degli interessi e delle tasse, di 3,7 milioni contro 2 milioni nel 2017 può raddoppiare entro il 2020, così come i profitti di 2,3 milioni rispetto a 1,1 milioni nel 2017 a circa 5 milioni. Tale crescita esplosiva ha un valore di mercato corrente di 36 milioni, ossia 16 volte gli utili correnti e 7 volte gli utili previsti per il 2020, una valutazione molto bassa per un'azienda con un margine EBIT del 14% e un basso assorbimento di capitale. Il flottante è del 26%. Ecco qua. Allora, comincerei chiedendoti una breve descrizione della società, per chi non la conosce, per poi addentrarci in un secondo momento nei vari business. certo, ti ringrazio. Intanto abbiamo fatto anche un piccolo tuffo nel passato, sembra davvero un tempo lontano. Edilizia acrobatica, oggi acrobatica, in realtà ha una storia già importante di oltre 30 anni e nasce qui nella città di Genova, o meglio ancora nei vicoli di questa meravigliosa città. E il fondatore, Riccardo Iovino, è geniale, aveva, insomma, era rientrato da un'esperienza importante nei Caraibi come skipper, abituato ad andare in testa d'albero. Una sera, per dare una mano ad un amico, ha una grande intuizione e dice: questo amico nei vicoli aveva da riparare una parte del canale di Gronda, gli sarebbe costato, no, una cifra importante farlo in maniera tradizionale, e Riccardo, no, si è ingegnato dicendo: io posso farlo. Non è stato ovviamente un guadagno a corto termine importante, perché l'amico gli ha offerto una pizza e forse una bottiglia di vino, no? Pur avendo risparmiato, allora c'erano le lire, 2 milioni e mezzo di lire sicuramente. Ma ha dato una grande opportunità a Riccardo, che poi ne ha fatto un vero e proprio mestiere, decidendo quindi di far crescere un gruppo. Ad un certo punto, dal 94 al 2006, Riccardo cresce, però cresce in maniera, diciamo, poco per volta, e raggiunge appunto un gruppo di circa 12 persone, che a me piace dire non erano proprio gli apostoli, e io lo conosco lì. Galeotti, Galeotta è stata la classe di studio per imprenditori. Riccardo aveva veramente, era un visionario, aveva un grande sogno e aveva compreso che per poterlo realizzare questo successo non sarebbe arrivato da solo, ma aveva necessità delle persone.
e da solo, rendendosi conto di avere qualche limite, no, nei confronti della gestione delle risorse umane, aveva cominciato a frequentare quella che era la nostra scuola, della quale io ero un consulente formatore di business. E l'incontro è stato un incontro di quelli fatali, perché poi la nostra unione Questo che anno era? era esattamente la fine del 2006 l'incontro, e io poi entro, no, ufficialmente parte integrante di edilizia acrobatica nel 2007. Ricordo perfettamente il fatturato che sviluppava. Aveva sviluppato un fatturato di 676 mila euro edilizia acrobatica nel 2006, e io, con la mia proposta indecente, avevo detto a Iovino: bene, se riuscissimo, no, a superare il milione, che sarebbe quello che è il desiderato, no, che cosa mi saresti in grado di riconoscermi? Ed è un po' il principio sul quale poi abbiamo, no, il principio meritocratico con le persone al centro, che ha dato avvio poi a questo grande progetto che si è concretizzato in una vera e propria azienda, che oggi conta più di 3.000 persone coinvolte. E quindi dai 12 che erano presenti, no, nel 2006, diciamo che c'è stato proprio nella nostra unione un punto di svolta. Diciamo che io ho compensato alla genialità, alla creatività, con una capacità, diciamo, di dedicarmi a far emergere il potenziale, no, delle persone, prima di quelle esistenti, per poi via via, con un sistema, no, ovviamente molto efficace, di reclutamento anche delle persone. E da lì nasce il nostro, che non è uno slogan ma che è una verità: le persone al centro, perché di fatto il nostro business si sviluppa prevalentemente poi attraverso, no, il potenziale umano. E quindi da lì la crescita. I primi anni sono stati degli anni, diciamo, di vera spinta, di vera fatica, di vero, insomma, avevamo ostacoli ogni 3x2. Questo però ci rendeva forti e consapevoli del fatto che, andando oltre, avremmo davvero potuto realizzare quello che era il sogno, tra l'altro, di Riccardo, perché nel momento della nostra unione lui ha rivelato a me la sua meta, quindi la scena ideale, e poi ha ascoltato la mia. E dovrebbe essere, diciamo, il punto di partenza di ogni azienda, di ogni gruppo, no, che si espande: aver chiaro in che cosa voler trasformare le proprie energie. Per noi il punto di svolta è stato mettere il cliente finale come il vero beneficiario di tutto il nostro sforzo, e per garantire che, arrivato in fondo il nostro scambio, il nostro servizio, quello per il quale le persone ci danno in cambio del denaro, potesse essere non solo di qualità, ma potesse far vivere un'esperienza emozionale positiva. E per poter mantenere fede a questo, diciamo, a questa scena, è chiaro che il primo cliente di un gruppo, di un'azienda, è il cliente interno, quindi il proprio collaboratore. Ed è per questo motivo che noi ci siamo dedicati. Inizialmente Riccardo ha fatto un po' di fatica, perché dare retta a me, insomma, che gli chiedevo di fermare la produttività di tutte le risorse dell'azienda almeno una volta al mese, per dedicarsi al progetto, no, formativo, di miglioramento di alcune abilità operative, quindi a garanzia, no, della fioritura del potenziale. Perché tu, scusa, venivi da... descrivi un po' la tua esperienza precedente. Dall'ambito appunto della Sì, formazione avevi manageriale. una società di formazione... Esatto, e quindi mi occupavo, Sì. no, affiancavo gli imprenditori e la piccola e media impresa, e li affiancavo verso un risultato di crescita, attraverso la diffusione, no, di una cultura che premia appunto diciamo,
l'allenare alcune abilità operative che sono necessarie poi al fine di ottenere risultati, non solo in ambito professionale, ma poi anche in ambito personale, che poi è il segreto, no? Il vero principio Certo, cardine è, se mi ricordo da imprenditore che la mia responsabilità è quella di far vincere le mie persone. Se ricordo questo, esiste, no, un risultato continuo e perpetuo. Quando lo dimentico, e quindi quando l'imprenditore dimentica che questo è veramente lo scopo, no, principale, è chiaro che può incontrare delle difficoltà e ritrovarsi a guardare un po' più all'esterno anziché a mettere l'attenzione su quelle che sono poi le vere cause, che sono sempre interne, perché certo, quando quindi vostra unione, vi siete folgorati nel 2006, quindi è partito un periodo sì, di crescita, tu hai abbandonato la tua professione, ti sì, sei dedicata ehm, esclusivamente ad acrobatica e fast forward arriviamo alla quotazione. sì. E Come ci siamo arrivati? allora, prima, 2 o 3 anni che precedono, no, il percorso verso la quotazione al mercato AIME, è stato preceduto appunto dal fondare il primo franchising nei servizi dell'edilizia, no? E quindi di cominciare ad aprire. Quindi abbiamo aperto, diciamo, il nostro nucleo interno a un progetto di affiliazione ed è stato un percorso che ci ha permesso di vedere molto più chiaramente, dovendolo presentare all'universo esterno, no, per attrarre dei partner disposti, no, ad affiliarsi, ci ha fatto comprendere la grandezza del nostro modello di business, la sua capacità di essere duplicato, ma anche la sua particolarità di non poter essere afferrato da chiunque avesse della moneta pesante da investire. E quindi così nasce l'idea di aprirsi davvero ad un mercato con l'intento dell'internazionalizzazione. Uno dei passaggi importanti per noi era quello di posizionarsi in un mercato vero, ora nel limite di quello che erano, no, le nostre possibilità. E questo ha messo alla prova le nostre abilità, ha reso possibile ad ogni singola persona del gruppo di sfidarsi in una, no, in una nuova storia dove il feedback è molto più evidente e non è fatto di cold in customer care, ma è fatto di una realtà, no, di investitori, quindi con una responsabilità totalmente differente. Credo ci abbia fatto davvero bene. Certo, certo, io mi ricordo sempre quando Riccardo venne a trovarmi prima dell'IPO a Londra, Sì, avemmo il primo incontro ed era il quarto trimestre del 2018 dove ricorderai che era stato un periodo burrascoso per sì, l'Italia con il nuovo governo, eccetera. C'erano stati un po' di problemi. Poi nel quarto vero. trimestre tutti i mercati azionari vennero giù abbastanza pesantemente e io un po' provocatoriamente dissi ma adesso è giusto il momento per quotarsi, dove la mia risposta era sì, però volevo sapere la sua e lui mi disse, mi impressionò dicendo i miei consulenti mi stanno dicendo che magari c'è da rimandare la Sì. quotazione, ma io non sto quotando la società per i prossimi 3 mesi, la sto quotando per i prossimi 30 anni ed è una cosa che mi rimase impressa. Ehm, Ovviamente poi abbiamo fatto l'investimento, siamo stati uno dei primi investitori con il fondo nell'IPO a 3,3 euro e fino al 2021 siamo stati molto, molto contenti. Poi adesso parliamo di Certo, quello che è successo dopo. Quindi hai detto benefici della quotazione, il confronto con il mercato, il fatto di strutturarsi come una società pubblica, sì, per cui
con un ordine, con una disciplina Sì, più questo, importante. questo non è un'opportunità, appunto, è anche un'opportunità interna che crea comunque del Sì, valore interno e no, ci rifacciamo comunque a quello che dicevamo prima. Riccardo è stato fedele perché è ciò che io ho portato al gruppo e io mantengo, voglio dire, la mia fede in questa direzione perché comunque i risultati in questo momento, le prove concrete confermano comunque, soprattutto da parte no, del nostro core business, una crescita costante e continua e quindi assolutamente. senza limiti. Quindi abbiamo detto, parliamo della società oggi. Sì. Quante persone ci sono? Quante Abbiamo superato le 3.000 filiali? risorse globali 3.000? del gruppo, Ben, ovviamente. tutto ben distribuito in Italia, Sì. in varie sedi. Diciamo che abbiamo circa 2.200 risorse in Italia. E parto dall'altra azienda, il gruppo acquisito, Enigma Group, no? Nel Middle East, e che adesso comincia a sfiorare le 500 risorse e quindi no? Sta facendo la differenza. Il resto appunto tra Francia, Spagna, Principato di Monaco no? E a breve ovviamente la E crescita. dici brevemente i principali lavori Beh, che competono. noi ci occupiamo innanzitutto di tutto quello che ha a che fare con gli involucri esterni di edifici, palazzi, hotel, no? Qualsiasi, prevalentemente il nostro core business è appunto l'intervento, no? Di ristrutturazione con quello che è il nostro core business è l'intervento in doppia fune di sicurezza, quindi in assenza di altri ausili per raggiungere, no, manutenere e operare in un anche completo rifacimento dell'edificio, dei tetti, no, dalle impermeabilizzazioni, no, a tutte quelle che possono essere le manutenzioni ordinarie e straordinarie che hanno gli edifici. This is what you waited for. I think we're ready to ride. This is what you waited for. I think we're ready to ride. I think I'm ready tonight. I think I'm ready tonight. This is what you waited for. I think we're ready to ride. Vantaggio per il cliente che Sì, non deve mettere il parcatore, non ha bisogno sì, i di cose benefici sono ingombranti. veramente in modo naturale, no? E in questo è stato veramente geniale Riccardo, perché i benefici sono tanti, dal fatto che partendo dal trasporto, perché non essendoci ponteggi, non c'è una movimentazione a terra, quindi non c'è un'occlusione della parte, perché comunque spesso no, i condomini ovviamente sono abitati e i lavori nella normalità con l'utilizzo tradizionale durano molto nel tempo perché devono ammortizzare, devono essere sommati tanti lavori insieme per poter intervenire.
e questo comporta, no, un certo tipo di occlusione, quindi di cambiamenti nella vita, a volte appunto di persone che sono diversamente giovani e che della casa la casa per loro diventa l'unico punto vero di certezza, e magari i loro animali, le loro piante. Quindi sono veramente incommensurabili i benefici, dal risparmio, dal poter mantenere in tempo programmato, dal poter gestire il proprio denaro destinato alla manutenzione, no? Al preservare il proprio immobile, facendolo in un modo programmato e non obbligatoriamente unendo tutto il possibile per ammortizzare il costo di qualcos'altro, no? E È anche più quindi sicuro è perché non c'è assolutamente, un'impalcatura che poi in può termini, invitare. sì, io stessa nel passato avevo avuto una brutta esperienza, no? Uscendo dal balcone, io allora vivevo nel centro storico di Moncalieri, vicino a Torino, e ho avuto un'esperienza abbastanza traumatizzante perché mi sono trovata comunque una persona, no? Quasi in casa mia, e appena sveglia al mattino mi ha creato, no? Un po' di disagio. Quindi voglio dire, stiamo parlando della vita delle persone. I nostri interventi iniziano e finiscono e non lasciano, tra virgolette, traccia nel momento in cui non c'è l'esecuzione in corso, no? E questo è un beneficio non da poco, oltre che anche visivamente o comunque per Certo. una... E a proposito di sicurezza, uno penserebbe che acrobatica chissà cosa devi fare, in realtà gli incidenti sono praticamente nulli, al contrario di quello che può succedere in un ponteggio Sì. dove magari gli incidenti sono un po' più frequenti. Sì, i fattori importanti sono sicuramente alla base una cultura e una formazione Beh, veramente certo, devono imparare il importante. lavoro. Certo, quanto ci vuole ad addestrare un novizio? Allora, diciamo che è un percorso completo di parte teorica e parte pratica, ha una prima fase intensiva che dura una settimana, dopodiché ci sono, no, dei vari step, Sì. quindi diciamo che nell'arco dei 3 mesi la persona è in grado assolutamente no, di operare al livello che da noi è richiesto. Questo sì. E come li reclutate? Chi sono? Allora, fortunatamente abbiamo, no, una delle cose di cui sono veramente più felice è che dal primo giorno è partita la selezione, per modificando delle cose internamente, man mano siamo diventati così attrattivi che, cito dei numeri del 23, abbiamo attratto 160.000 candidature, facendo, no, 8.000 colloqui di selezione e sottoponendo alla procedura di inserimento, attraverso anche analisi oggettive che utilizziamo, oltre 5.000 persone per inserirne circa 800. E questi Quindi sono muratori? prevalentemente sono Sì. persone che hanno già sviluppato delle competenze in ambito, no, vero tecnico, Edilizia. e Sì, quindi muratori, o oggi non più solo muratori, perché oggi con i nuovi business, quindi con la parte del certo, fotovoltaico, dell'eolico, abbiamo allargato lo spettro, quindi oggi, no, ci sono anche, che ne so, elettricisti piuttosto che, no, tecnici certo. dell'eolico che... Rapporto uomo-donne? Allora, nella parte quella, diciamo, Tradizionale? quella che decide, quindi nei ruoli chiave abbiamo il 54% del management è al femminile. Cito il CFO Italia, la responsabile internazionale delle risorse umane, il brand manager, la responsabile internazionale della sicurezza, sono donne. Nella parte operativa le donne hanno dei ruoli che sono più consoni alle loro attitudini, quindi ruoli di maggiore finitura. Ne abbiamo direttamente operatrici su Fune che operano nel ramo d'azienda del restauri, e quindi, no, il rapporto, diciamo, nella parte operativa è più scarso perché comunque è un lavoro, no, che richiede anche Sì. impegno, sforzo fisico,
Nella parte manageriale lo spazio è ampio, anche perché io personalmente, lo era anche Riccardo, che mi ha dato, no, veramente grande spazio ed opportunità di realizzare questa prova concreta. Io credo tantissimo che nella società attuale un'azienda per prosperare abbia bisogno di avere un buon mix tra, no, di uomini e donne, e io sostengo il fatto che non si debbano inserire le donne perché per fare per mettere una buona causa a livello sociale è terrificante. La quota No, rosa, ma si debbono inserire proprio perché sono un valore aggiunto come i giovani, assolutamente. Cioè, perché no, in assoluto poi non ne faccio una questione di genere, ma è vero che bisogna un po' cambiare alcune abitudini nell'imprenditoria italiana, ecco. certo. Torniamo al mercato, torniamo al prezzo di Sì, borsa che rimase, mh, cioè, fece molto bene nel 2019, poi ci fu ovviamente il Covid, ci fu una pausa che conosciamo tutti, ma nel 2021 il prezzo vedi, esplode, sì, passando da 5-6 fino ad arrivare ad agosto del 21 a 19, circa sì, 20. 19, Questo 20. sulla scia anche della partenza del Sì. 110. Assolutamente sì, quindi il mercato, appunto, io non sono certamente un'esperta, no, in derivati di borsa, eccetera, ma non è mai così direttamente proporzionale all'azione o al risultato, no? Vero è che in quel momento lo è stato sicuramente perché il sistema dei bonus è stato un sistema, seppur a mio avviso drogante, no, del mercato, però certamente era Beh, voi evidente veramente eravate lì, e noi eravate i abbiamo, candidati ideali per esatto, siamo approfittarne, per offrire i vostri rimasti, servizi. sì, la nostra fortuna è essere rimasti molto focalizzati su quello che eravamo, che abbiamo costruito negli anni e ci sentiamo di essere in grado di continuare a duplicare. Ed è per questo che chi oggi guarda attentamente quelli che sono, no, i nostri dati, i nostri bilanci, si può rendere conto che nel core noi continuiamo a crescere, che se c'è un'unica, diciamo nel globale, un'unica mancanza, no, di aspettativa, c'è da parte no, di quello che è venuto meno, quindi i bonus. Un'azienda era nata a favore esclusivamente di questo. Io sono molto grata al gruppo perché siamo riusciti comunque a trasformarla ulteriormente e sono certa che a breve, vedendo ora quelli che sono i KPI più importanti che ci faranno capire che cosa accadrà domani, beh, sono veramente molto felice. E un attento sguardo fa comprendere che noi abbiamo aumentato il numero di clienti, abbiamo aumentato la nostra capacità persuasiva nei confronti dei nostri clienti, abbiamo aumentato il numero dei clienti che ci scelgono, no, ripetutamente, quindi oltre 5 volte, no, nell'arco di un anno. E poi piano piano siamo riusciti ad offrire delle risposte sempre più precise a delle esigenze che nascono via via, no, nella nostra società. Quindi ci Certo, stiamo trasformando, i nostri investimenti sono importanti in ambito appunto sempre di studio, come dovrebbe essere la base, no, della crescita di una società, di una nazione, nasce da lì e così, perché no, anche quella di un'azienda. e poi è partito anche lo sviluppo internazionale. Sì, Era assolutamente. già partito all'inizio in Francia, poi parlaci un po' del resto. Francia, dove insomma abbiamo dovuto, no, come diceva il buon Covey, affilare la lama, quindi fermarci un attimo anche a capire, a vedere che atteggiamento avevamo nei confronti di un mercato che non era il nostro. Quindi è stato bello, importante lavorare appunto sulle nostre cause e vedere quali potevano essere i limiti, no, per poi diffondere una cultura. Prima di tutto ascoltare e oggi vantiamo comunque 10 filiali in Francia, siamo cresciuti, no, comincia a dare una grande soddisfazione. Poi abbiamo aperto il mercato spagnolo, anche lì, no, in questo momento siamo in espansione, quindi non solo più in Barcellona, Madrid, ma anche Valencia, altre città.
e il Principato di Monaco, che ovviamente per caratteristiche anche territoriali è davvero un po' il territorio ideale per noi. Passando invece al Middle East, progetto che a me sta particolarmente a cuore perché mi sta offrendo l'opportunità, ho ricominciato in maniera diretta con la formazione, esattamente come ho fatto, no, in Italia molti anni fa, e sto rivedendo e ho l'opportunità di riprovare con una nuova prova concreta quanto, no, funzioni questo modello di business portato anche in un altro territorio, in un territorio con una cultura completamente differente, ma devo dire, se fosse una cosa così semplice, non la chiamerei impresa. Invece la mia missione personale è più grande, va al di là, no, della semplice conquista di un territorio dal punto di vista commerciale, eh, va al di là perché è il desiderio di apportare un miglioramento della qualità della vita nelle persone. Devo dire che già nella forza produttiva, quindi i famosi technique, i nostri operatori, no, in Dubai piuttosto che in Saudi, il processo, diciamo, di miglioramento di qualità è già cominciato. È cominciato con la diffusione della cultura, con il dare loro dei mezzi, degli strumenti, delle opportunità diverse, un po' controintuitive, così come siamo stati controintuitivi in Italia, e abbiamo, se posso permettermi di rivelare questa cosa, io e Riccardo insieme abbiamo già compiuto una grossa trasformazione perché abbiamo realizzato no, davvero un obiettivo molto grande, quello di trasformare la figura del muratore, quindi quella figura che normalmente evoca, insomma, il sudore, la fatica, le mani rozze o anche dei vocaboli inappropriati, in una figura di un tecnico specializzato che non è solo abile in quello che scambia e che sa fare, ma è abile nelle relazioni. Certo, voi avete utilizzato ovviamente il periodo del 110 per accumulare quanto business più possibile, avete tra l'altro fatto profitti, diciamo, straordinari, nel senso Sì, che ovviamente legati a una fase che sapevate, si sapeva che doveva avvenire, a un certo punto si sarebbe arrestata, quindi distribuendo dividendi agli azionisti, eccetera. Poi nel 20, da cominciare dal 22 è cominciato un periodo così più stabile del prezzo, anche perché poi sono cominciati, ahimè, i riscatti dei peer, certo. per cui che hanno toccato anche voi, malgrado la società continuava a far bene, Esatto. i fondi peer che avevano accumulato posizioni anche in edilizia acrobatica sono stati costretti a vendere perché dovevano far fronte ai riscatti. Cosa che è continuata anche nel 23, per cui il prezzo, anzi tra l'altro voi avete rispetto agli altri siete riusciti a mantenere Sì. un prezzo tra il 16 e 18, diciamo, nel 22 e nel 23. Settembre 2023, tragedia. Raccontaci quello che puoi. Tragedia. Riccardo Iovino è il fondatore, quindi anche l'anima di questo gruppo verso il mercato. Noi avevamo fatto una scelta che era lui l'uomo, diciamo, che si assumeva, no, la responsabilità dello scambio con l'universo esterno. Io mi occupavo dello scambio con l'universo interno, e quindi la mia delega, io ero amministratore, no, con delega alle risorse umane e lui era amministratore delegato. E quindi io oserei dire che non era così importante che il mercato conoscesse me, era importante che conoscesse quelli che erano i miei risultati, quindi che conoscesse attraverso i numeri, perché io, no, nel gruppo da sempre ho rappresentato il sistema, no, di misurazione, sono una fanatica delle statistiche, però sono stata un leader dietro le quinte.
E quindi la morte improvvisa di Riccardo ha creato sicuramente, no, poi una perdita, no, importante, soprattutto in un mercato che conosceva prevalentemente lui. E quindi, no, che è rimasto anche un po' in balia, no, di non sapere cosa sarebbe accaduto. Poi io penso che noi abbiamo fatto il meglio che abbiamo potuto Beh, dentro ovviamente la circostanza. il passaggio è stato ovvio, il passaggio delle consegne a te era ovviamente l'unica scelta, la scelta più Diciamo che ovvia. era la scelta più naturale, come in una famiglia, mancando il padre e la madre, acquisisce, diciamo, anche no, Esatto. quella parte di potere decisionale che magari prima non avevano. Per chiarire, per chi non sa i risultati, Riccardo stava facendo sky surfing. Sì, eravamo in Sardegna, eravamo insieme, abbiamo programmato, l'ho aiutato, devo essere sincera, tutta la mattina a sistemare la sua agenda del trimestre che veniva innanzi e lui no, aveva qualche difficoltà, mentre diciamo che una delle mie peculiarità è il senso organizzativo. Quindi gli do una mano, era veramente felice e la mattina addirittura pioveva. Poi si è aperto il cielo, è venuto un sole meraviglioso, io l'ho sostenuto ovviamente perché era così felice di poter fare kite. E durante appunto l'uscita in kite ha avuto un malore e purtroppo no, nelle circostanze in cui Incredibile. ci siamo trovati. Io ero lì, ho ricevuto questa notizia, è stato veramente traumatizzante e credo che appunto poche siano no, le volte in cui vorresti mai immaginare nemmeno di sentirti così. Vero è che io nella vita, no, no, faccio la madre, faccio la nonna e quindi faccio anche l'imprenditrice e faccio la madre dei collaboratori. E quindi come no, in famiglia ho cercato di colmare, no, con tutte le mie possibilità quel vuoto che si era venuto a creare. Devo dire che Riccardo, che era veramente un creatore di mete incredibile, ci ha lasciato delle mete con le quali possiamo andare avanti anche il nuovo trentennio. Se poi Certo. aggiungiamo, diciamo, quelli che sono i progetti che abbiamo imbastito noi o alcuni no, che abbiamo già stradefinito, direi che abbiamo un bel da fare. Ecco, quello sì. Certo, certo, ovviamente non è la parola giusta, c'è stato dopo la morte di Riccardo un crollo del Sì, prezzo, persone che non dovrebbero definirsi investitori ma speculatori hanno venduto sulla notizia portando rapidamente il prezzo sì, attorno a 18 a 12, senza ovviamente riflettere sul fatto che malgrado ovviamente la importanza critica di Riccardo alla testa della società, c'era allora, anche grazie a lui, una società dietro con decine, centinaia e migliaia di persone, che quindi avrebbe ovviamente continuato a funzionare. E quindi sei arrivata tu, fine 2023, il titolo era tornato a 14, sì. anche noi abbiamo comprato ovviamente un po', approfittando, e poi invece quest'anno, 2024, disastro. Siamo attorno a 8 Sì, euro, siamo passati da 14 a sì. 8 euro. Come vedi questa... Ma per fortuna, ecco, non mi faccio influenzare così tanto, capisco, no, che per l'investitore ci sia un'attenzione differente, ma io credo nella vittoria completa e a volte per raggiungerla, no, ci sono dei momenti in cui addirittura sembra più una sconfitta, no, che non una vittoria. Io credo fortemente, i numeri mi hanno sempre preparata a quello che sarebbe accaduto
credo che sia una ricetta abbastanza infallibile quella di guardare tutti i sottoprodotti, cioè tutte quelle particelle che poi compongono il risultato finale. Io direi che noi stiamo andando nella giusta direzione, non sempre, e sappiamo anche, no, che il mercato non è così diretto, perché voglio dire, a volte alcune notizie avrebbero per logica dovuto far crescere, no, il titolo, la quotazione del titolo. A volte non è così. Direi che la nostra concentrazione deve rimanere sul fare bene, sul fare No, perché tra, meglio. tra l'altro, scusa, ricordo che, cioè, sottolineo il fatto che in tutti questi anni il fatturato non ha fatto altro che Sì, crescere. assolutamente sì. Quindi anche dopo la fine del Sì. 110, se andiamo a vedere il 23, la top line del 23 rispetto al 22 è una top line in crescita, Esatto. e del 24 sarà ancora È così, ancora così, è ancora in è ancora crescita, ed così. è per questo che, voglio dire, mi Con sono... un prezzo che si è dimezzato. Sì, nonostante poi si siano fatte anche attività, insomma, interessanti e importanti, ci siano stati dei bei Assolutamente. risultati, però diciamo che non sempre lo sguardo è attento al positivo, no? È un po' più semplice guardare ciò che non va bene, no? E farlo così con Sì, sì, abbiamo leggerezza. parlato dell'effetto dei peer, ovviamente, questo è stata una cosa molto Certo, importante. anche questo. Ehm, Mm. Ma bisogna vederlo come un'opportunità dal punto di vista dell'investitore, no? io direi proprio di sì, e quindi, cioè, vedendo quello che osservo, appunto, è quello che ho sempre osservato, che cosa compone poi la torta finale, e se gli ingredienti ci sono della quantità giusta, sono della qualità giusta e sono Certo. utili, la torta arriva, no? E Quindi quindi adesso abbiamo il business tradizionale che sì. si è diversificato in altre aree geografiche, e poi sono nati i nuovi business. Assolutamente sì. Parliamo un po' di E questo. si sono modellati, faccio un esempio, si sono modellati i business e sono cresciuti anche direttamente dal core, per cui la parte, diciamo, monumenti e Sì, restauri è una parte che sta crescendo tantissimo anche a livello internazionale. No? Stiamo, diciamo, diventando, attraverso le nostre certificazioni, il valore delle risorse che attiriamo, stiamo diventando veramente fondamentali per alcuni interventi che sono davvero preziosi, no? Proprio per la nostra umanità. E questo è un tipo di business. La parte, diciamo, di interventi, l'unione con Italsoft, quindi smart living, il recupero di tutto ciò che è rimasto assolutamente bloccato, creando dei disagi pazzeschi con appunto l'effetto del bonus, no? Che se da una sì. parte ha drogato, poi ha lasciato effetti collaterali e in mezzo appunto un numero copioso di persone che altrimenti non saprebbero come districarsi da questo. Il fotovoltaico, Sì. che no, le comunità energetiche, che è assolutamente anche lì non è più solo un fattore, diciamo, commerciale, ma diventa un fattore anche produttivo, perché il nostro paese ha carenza di forza, diciamo, produttiva specializzata, e quindi noi in questo momento ci troviamo pronti addirittura anche per formare risorse addirittura per Spiega, terzi. spiega un po' in dettaglio cosa fa il fotovoltaico, il business A fotovoltaico. noi col fotovoltaico la parte, diciamo, abbiamo segmentato in più parti, quindi una parte che ha a che fare con l'industriale, no? E quindi con veri e propri piani e comunità energetiche, e poi una parte invece che riguarda i condomini, no? E la possibilità appunto per i condomini di riuscire non solo ad avere, no, energia per loro stessi, ma poter rivenderla, e quindi, Rivenderla sul mercato. esatto, rivenderla sul mercato, eccetera. Dall'altra parte sta crescendo il nostro progetto nell'eolico, perché la Sì. Francia, no, ci ha dato una grossa mano ad introdurci in quest'ambito. Quindi anche l'ambito industriale, per quello dicevo, ogni conquista, no, di
un paese poi porta anche dei benefici perché c'è il know-how di quel paese che viene, no, e che si riversa sul gruppo. E quindi poi un'altra area importante è l'area, diciamo, delle manutenzioni, delle piccole manutenzioni, perché sempre di più il nostro paese ha un'età, diciamo, medio-alta e le esigenze, delle persone rischiano di non essere coperte perché digitalizzandosi un po' tutto, alcune persone restano escluse. Quindi diciamo che noi stiamo potenziando il ramo, per esempio, dei multiservizi, quindi quello che attualmente si occupa di pulizie, piccole manutenzioni, giardini, quant'altro, si sta dirigendo verso la soddisfazione di altre esigenze che stanno diventando sempre via via essere più importanti, cioè, che ne so, l'intervento per sostituire una presa, per attivare come dire, semplicemente il televisore in una situazione, spostarlo da una parte all'altra, mettere dei chiodi o attaccare delle mensole, che stanno diventando, noi amiamo tantissimo fare sondaggi e chiedere direttamente alle persone con le quali dobbiamo scambiare di che cosa hanno bisogno, no? E certamente, diciamo, il virtuale maggiordomo di quartiere sta diventando un'esigenza sempre più importante perché le persone diversamente giovani, che sono tante, o hanno dei parenti che possono in qualche modo torturare o tormentare, no? Per ottenere delle cose, o altrimenti oggi cominciano ad avere dei problemi per avere le soluzioni a dei problemi che sono problemi poi nel quotidiano, no? Quindi la nostra direzione è, oltre al servizio finora scambiato nell'ambiente, passare ad un servizio scambiato con le persone in maniera più diretta. Certo, e questo ci assicurerà crescita per i prossimi anni a ritmi ovviamente non così veloci come quelli del 110 di cui abbiamo parlato, ma comunque ancora sostenuti sia geograficamente sia in Italia. Ah sì, Parliamo un po', sì, sì. parliamo un po', Certo. parliamo un po' dei margini di questa crescita, perché ovviamente il valore di una società dipende dalla crescita del business, dalla top Certo, line, ma ma anche anche dalla profittabilità. sì. Qual è il livello di profittabilità, di margine, di EBITDA, di EBIT a cui su cui vi orizzontate? Allora, in realtà in questo caso direi che non possiamo parlare non è certo l'orientamento sofisticato dall'artifizio, no, del 110, Sì, però se parliamo di ambizione torniamo ad ambire certamente a mantenere performance di quel livello. Diciamo che noi ci siamo tolti, passando anche da un regime ad un altro, ci siamo tolti un po' come dei fardelli, no? Che nel futuro non troveremo più, e questo ci aiuterà tantissimo. Soprattutto il fatto di ritornare ad ampliare, a far crescere quello che sappiamo far bene, ci fa governare molto meglio e controllare molto meglio il margine, no? In partenza, mentre in realtà con l'utilizzo, diciamo, della sostanza dopante, è inutile, no, dirsi, perché è evidente, molte aziende si sono veramente piegate. Io ritengo noi siamo stati abili e pertanto possiamo ambire a tornare a performare in quel modo senza la sostanza dopante. quindi dacci un numero, cos'è il margine normale che avete in mente per i prossimi anni? L'anno scorso abbiamo avuto net income di un margine di circa il 10%, EBIT margine del 10%, che ovviamente era in discesa Eh rispetto beh, al certo. margine, come avevo detto, però è quello che abbiamo in mente nei prossimi Ma anni, no, ma un po' certo di che più, abbiamo un in po' di mente di meno. più. Sì. Ora, Ok, no, io direi che è come sempre è un po' azzardato, no, dare questo numero in maniera definita, però quello che conta è un'indicazione. ciò a quale si ambisce, no? Sì. E quindi io ho un'ambizione ben diversa che Che eh,
è il numero che avete nei vostri piani di sviluppo, insomma, certamente sarà tutto in dipendenza dall'evoluzione del business, però certamente avete un'idea Certo, di margini, sicuramente, eccetera. no, adesso scherzi a parte, certo che Mm, ce l'abbiamo, abbiamo una scala admin, abbiamo, no, il nostro piano industriale, quindi sì. l'ambizione è quella di fare sempre meglio e no, a breve lo rivediamo. Anche perché è un business con una struttura di capitale molto leggera, cioè voi non avete degli impianti da operare, però il vostro capitale Sono è le risorse umano. umane, Esatto, esatto. Per infatti. cui dal punto di vista anche del rendimento sul capitale, è un business molto, potenzialmente molto ricco. Infatti, e direi che questo è un buon anno di svolta, no, da questo punto di vista. Per questo Ecco, dicevo, dimmi. certo, cosa vedi nei prossimi 3 anni? Dove sarà la società tra 2 o 3 anni? Stiamo Come la vedi? lavorando per la perennità e la perennità è qualcosa che va oltre, no, che è infinita, che è perpetua. Quella che ho ricordato all'inizio i 30 anni di Riccardo. Eh, Perenità è qualcosa che io non vedrò, che non vedranno magari nemmeno i miei figli o i miei nipoti, ma che vedranno altre, no, centinaia di persone. E nei prossimi 3 anni sicuramente ci sarà importantissimo lo sviluppo, devo dire la verità, del Middle East, perché chi non sa che oggi, soprattutto in Saudi, no, abbiamo praticamente la concentrazione massima dei progetti e del denaro. Noi ci siamo, io sarò lì nuovamente a febbraio, sarò in Saudi, siamo presenti in tanti progetti, siamo presenti in un progetto importantissimo della costruzione di tutto un complesso, no? Ovviamente di piste da sci sui grattacieli, e cose, no, veramente assurde. Pazzesco. E già da quel punto di vista vedremo tanto, no? Tanto di cambiamento. Per quanto riguarda l'Europa, ci sarà un bel consolidamento, l'Italia in primo luogo, perché per poter realizzare alcuni dei progetti che, no, prima ho citato, dobbiamo avere una, no, capacità di penetrazione ancora più elevata. E per quanto riguarda appunto nuovi business, ci sono, no, in ballo dei progetti che ci vedono, no, agire sulle parti di infrastrutture, conquista appunto di nuovi territori Mm. e altre ovviamente nuove alleanze, perché ci sono, insomma, non ci si ferma. Per cui nei prossimi 3 anni lo scenario è arricchito sicuramente, ci saranno secondo me dei segnali notevoli di crescita, assolutamente. Benissimo, benissimo, benissimo. Senti, abbiamo parlato anche un po' di te, di cosa ti spinge, di cosa ti motiva, Sì, dei tuoi valori personali. Io ho anche letto il tuo bel libro che si chiama Spiritual Business, grazie. che tu mi hai regalato, che è molto, dà molta ispirazione. Eh, cosa, cosa ti motiva? Perché fai quello che fai? Perché quello che fai pensi sia importante? Perché ho una grande fede nelle persone, credo veramente nel potenziale incommensurabile di ogni singolo individuo, credo allo stesso tempo che però le abitudini dell'individuo possano tenere nascosto questo potenziale o impedire ad esso di fiorire. E quindi il mio intento è quello di adoperarmi per far sì che le persone possano cogliere, no, l'opportunità di trasformare alcune abitudini operative, le abitudini sono, no, l'anticamera del fallimento, e di prenderle in osservazione, di osservarle e di modificarle a favore del fare emergere davvero il loro potenziale. Io credo in questo, quindi ciò che mi muove è una scena ideale, che è quella che ho rivelato a Riccardo quando ci siamo incontrati,
ed è esattamente così come lo era allora, il maggior numero di persone che lucidando il proprio potenziale possano migliorare la propria qualità della vita e la qualità della vita delle persone vicine. Riccardo a questa mia affermazione ha risposto: con me lo puoi fare. Ed è la mia immagine, no? Metaforica, è questo grande ombrello che era la meta di Riccardo, che poi ricopriva, no? All'interno, al di sotto delle altre mete, e in questo caso specifico la mia. Quindi quello che mi muove è la prova costante e continua che mettendo le persone al centro si possono ottenere dei risultati pazzeschi, no? Certo, bisogna avere il coraggio di farlo, e Senza quindi dimenticare gli azionisti della società che adesso detengono azioni di una bellissima società, come abbiamo visto, che vale che è prezzata dal mercato, è valutata dal mercato 65 milioni e che ha un fatturato nel 2023 che è 3 volte tanto, e nel assolutamente. 2024 ancora di E più. proprio Che è un- perché, guarda, ti ringrazio, no, per aver sottolineato questo, però voglio dire, è proprio perché ce l'abbiamo chiaro questo risultato di fronte e questa responsabilità. La responsabilità è la capacità di sentirsi l'unico incaricato davvero di quel risultato. Noi vogliamo sentirci così, e per poter, no, garantire una bella esperienza agli investitori dobbiamo mantenere davvero, come dire, la nostra attenzione a quelle che sono le azioni di successo che davvero ci hanno permesso e ci continuano a permettere questa crescita. Questa è proprio, come dire, la promessa che io mi sento di fare agli investitori. Certo. Grazie Anna. Chiudiamo con una Grazie, domanda ma che faccio a tutti in finale. Hai in mente, dici una persona che hai un imprenditore, una figura di imprenditore, una persona, qualsiasi, anche dei concetti a cui ti ispiri, sì, che tu trovi siano sì. una fonte di ispirazione per te. Allora, guarda, anche chi mi conosce nel quotidiano lo sa perché lo nomino tutti i giorni con almeno una delle frasi dei suoi innumerevoli libri, e da Isaku Ikeda, che è un imprenditore giapponese, scrittore, filosofo, pacifista e insomma, no? Un sacco di altri titoli e onorificenze. È stato ed è la mia più grande fonte di ispirazione, sia per la costituzione e la crescita dell'associazione appunto buddista internazionale, che mi ha ispirato molto nel costituire anche l'organigramma della nostra azienda, che è un Ah, organigramma orizzontale e non verticale, dove le persone si confrontano, no? E dove non è il potere ad aumentare, ma la responsabilità, perché il potere sta nei piccoli centri, nelle piccole business unit, mentre la responsabilità sta fuori. E direi che è il mio maestro, ed è veramente ogni giorno anche una sua sola frase con l'apertura di uno dei suoi tanti libri a caso è un incoraggiamento verso un'azione, mi sprigiona davvero come se mi desse il pass per poi procedere nel quotidiano a testa alta con questa consapevolezza che possiamo. grazie Anna. Grazie Massimo. Chiudiamo il nostro incontro con due osservazioni che faccio sempre alla fine. La prima è che abbiamo fatto una amabile conversazione con Anna Marras e niente di tutto quello che ci siamo detti deve essere interpretato come un consiglio di investimento. Abbiamo parlato della società, poi ognuno faccia le sue considerazioni, faccia i suoi calcoli e agisca di conseguenza. La seconda osservazione, la preghiera, è quella di, se questo incontro vi è piaciuto, di sottoscrivere il canale e di contribuire a diffonderne la partecipazione e la visione. Grazie. Bene, grazie.